Ciao, sono Mara di Mosalingua. Benvenuti nella nostra serie di trucchi grammaticali per imparare velocemente l'italiano. Aspetta, so cosa stai pensando, che la grammatica italiana è difficile e noiosa, ma prima di lasciar perdere, dammi l'opportunità di spiegarti perché invece la grammatica italiana è facilissima. Vedrai che con l'atteggiamento giusto imparare l'italiano non solo sarà facile, ma anche divertente. Iniziamo! L'italiano, a differenza di altre lingue, si legge come si scrive. Una volta che hai imparato a pronunciare le lettere, il più è fatto, perché la pronuncia dell'italiano è molto regolare. Ad esempio, nella parola aereo si pronunciano tutte le vocali. È una parola che ne ha tantissime. Vuoi imparare come si pronunciano parole tipo sci, chiesa, maglione, eccetera? I gruppi di consonanti che hanno una pronuncia particolare sono pochi e basta quindi imparare a pronunciare quelli per non avere più tanti problemi. In un prossimo video ti insegnerò dei trucchi per imparare a pronunciare correttamente anche i suoni più difficili. Inoltre, in italiano, la posizione dell'accento è molto prevedibile. Se non sta sull'ultima sillaba, molto spesso va sulla penultima. E anche se sbagli accento, noi italiani ti capiremo benissimo, quindi vai tranquillo. In italiano esistono nomi maschili e nomi femminili. Fortunatamente riconoscerli è molto facile. Le parole che finiscono in O sono generalmente maschili, ad esempio il gioco, il libro, il mostro. Le parole che finiscono in A sono generalmente femminili, ad esempio la strada, la vita, la casa. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma puoi impararle un po' per volta. L'importante è sapere che con il nostro trucco hai coperto l'80% dei casi. In italiano il plurale è molto semplice. Le parole che finiscono in O, quindi quelle generalmente maschili, hanno il plurale in I, ad esempio libro, libri. Le parole che invece finiscono in A e quindi generalmente femminili hanno il plurale in E, ad esempio casa, case. Un altro trucco utile. L'italiano usa molte parole che già conosci perché sono di origine straniera. Ancora meglio, queste parole non hanno il plurale in italiano, rimangono come sono. Ad esempio, computer al singolare rimane computer anche al plurale. Robot al singolare rimane robot anche al plurale. Bus al singolare rimane bus anche al plurale. In italiano non esistono i casi come in tedesco, in greco o in alcune lingue slave. In queste lingue il nome cambia in base alle situazioni in cui è usato. In italiano no, la parola rimane sempre la stessa. Se impari la parola libro, ad esempio, puoi usarla così com'è in tutte le situazioni perché non cambia, rimane sempre libro o libri al plurale. Quando si comincia ad imparare una lingua, una delle cose che fanno più paura sono i verbi. La cosa fondamentale è iniziare comunque a parlare sin da subito, anche se non conosci tutti i verbi e le coniugazioni. Con il tempo e la pratica imparerai sicuramente a padroneggiarli. Una buona notizia: gli italiani utilizzano il presente anche per parlare di eventi futuri, quindi ti basta conoscere il presente per potertela cavare bene all'inizio. In italiano ci sono 3 tipi di verbi: quelli che finiscono in are, quelli che finiscono in ere e quelli che finiscono in ire. Però tutti e 3 i tipi di verbi si coniugano allo stesso modo, quindi piano piano, con l'uso, imparerai a riconoscere
questi modelli. Ovviamente ci sono anche dei verbi irregolari, ma per cominciare devi concentrarti sull'essenziale e vedrai che saprai cavartela benissimo. Un ultimo aspetto meno legato alla grammatica riguarda le parole. A differenza di lingue come il tedesco o il russo, memorizzare le parole dell'italiano è abbastanza semplice. Vediamo perché. Molte parole derivano dal latino o dal greco e quindi sono simili a quelle di tante altre lingue. Non ci sono parole lunghe e difficili da pronunciare o da memorizzare come in tedesco o in russo. Grazie mille per aver guardato questo video. Se vuoi scoprire più nel dettaglio come imparare o migliorare il tuo italiano in modo semplice e veloce, non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube. A presto!